Ciao piccoli artisti! Oggi ci immergeremo in un'avventura invernale con Peppa e George e li aiuteremo a fare un pupazzo di neve che sarà sicuramente divertente come loro. Prendete matite, un foglio e guanti caldi perché dovremo lavorare con della vera neve. Iniziamo a disegnare il pupazzo di neve. Al centro del foglio mettiamo il suo grande cappello. E non dimentichiamoci del pompon soffice. Poi con un mezzo cerchio disegniamo la sua testa. Ora è il momento più delizioso. Disegniamo la carota per il naso. Disegniamo gli occhi. E facciamo un bel sorriso con tanti puntini. E facciamo delle guance rotonde. Mettiamo una sciarpa calda e comoda, così il nostro pupazzo di neve sarà pronto per l'inverno. Poi facciamo il suo corpo rotondo come una grande palla di neve. Non dimentichiamo i 2 bottoni sul pancino. Poi disegniamo 2 rametti e mettiamo delle morbide muffole, così il nostro pupazzo di neve non prenderà freddo. Ora è il turno di Peppa Pig. Iniziamo disegnando il suo naso con 2 simpatiche narici e poi la sua testa rotonda. Facciamo 2 occhi grandi, così Peppa può guardare il suo amico pupazzo di neve con tanto stupore. Un grande sorriso e una guancia rotonda. Mettiamo a Peppa Pig un cappellino di lana con un bel pompone in cima. Così sarà pronta per giocare nella neve senza prendere freddo. Poi aggiungiamo un caldo sciarpone che la farà sembrare ancora più coccolosa. Disegniamo la sua pesante giacca e un paio di muffole. E non dimentichiamoci del suo piccolo codino. E per finire aggiungiamo un paio di stivaletti caldi per fare in modo che Peppa non si congeli i piedini. Adesso disegniamo George. Iniziamo con il suo naso e la testa rotonda. Poi facciamo i suoi occhi grandi. Un grande sorriso e la sua guancia rotonda. Ora mettiamo anche a George un cappellino caldo per proteggere la sua testolina e un bello sciarpone, così non avrà freddo. Poi disegniamo il suo cappotto e un paio di stivaletti. E non dimentichiamoci delle muffole anche per George. Disegniamo la linea dell'orizzonte. Poi cancelliamo le linee inutili, così il nostro disegno sarà bello pulito. Ora che il nostro schizzo è pronto, prendiamo una penna nera e iniziamo a tracciare i contorni. Ma sapete cosa è successo un giorno d'inverno ai nostri personaggi? Accomodatevi perché stiamo per partire per una fredda avventura con Peppa e George. Un giorno, in una mattina invernale, la neve cominciò a cadere dolcemente dal cielo. Peppa guardò fuori dalla finestra e vide come tutto intorno si copriva di un soffice manto bianco. La neve ricopriva le case, gli alberi e persino i sentieri. Tutto sembrava così pulito e bello. Peppa corse subito da George, che stava giocando con il suo dinosauro nella sua stanza. Urlò: «George, guarda! Nevica! Andiamo fuori a fare un pupazzo di neve!» George si rallegrò e si alzò rapidamente. Si mise gli stivaletti e il caldo sciarpone. Anche Peppa era pronta
Indossò il suo giubbotto invernale, il cappello e i guanti. Uscirono in giardino e fuori era così bello, la neve brillava e l'aria era fresca. Peppa si guardò intorno e disse: «Facciamo il pupazzo di neve più grande del mondo». George accettò e pieni di entusiasmo cominciarono a fare il pupazzo di neve. Peppa faceva una grande palla per il suo corpo, mentre George faceva rotolare una pallina più piccola per la testa. Era così divertente, ridevano, cantavano canzoni e non si accorgevano di quanto velocemente passava il tempo. Ma prima di vedere cosa succede dopo, è il momento di dare vita al nostro disegno. Prendiamo i pennarelli e iniziamo a colorare. E adesso vediamo come Peppa e George mettono insieme tutte le parti del loro pupazzo di neve. Quando il corpo e la testa erano finalmente pronti, li posarono uno sopra l'altro, con molta attenzione. Avevano creato un vero pupazzo di neve, ma non era ancora pronto. Peppa rifletté un attimo e poi esclamò: «Dobbiamo renderlo più bello! Iniziamo dal naso!» Corse in giardino e tornò con una carota arancione, perfetta per fare il naso del pupazzo. Quando la infilò con cura sulla testa, il pupazzo sembrò subito più carino. «Però non basta», disse Peppa. «Ha bisogno degli occhi e di una bocca». Peppa ricordò che avevano delle pietre nere. Le raccolse in fretta e le posizionò per creare gli occhi del pupazzo. George intanto cercò dei rametti per la bocca. Ne trovarono alcuni, li sistemarono con attenzione e formarono un bel sorriso. Ora il pupazzo sembrava davvero felice. «È perfetto!» disse Peppa con entusiasmo. Il pupazzo di neve era luminoso e splendido, con il naso arancione, gli occhi neri e una bocca sorridente fatta di rametti. Peppa e George lo guardarono pieni di orgoglio. «È così divertente!» disse Peppa battendo le mani. «Sì, somiglia a papà!» aggiunse George, scoppiando a ridere. «Andiamo a raccontarlo a mamma e papà. È stata una giornata fantastica!» concluse Peppa. Tornarono in casa dove mamma Pig le aspettava con cioccolata calda e biscotti. Seduti accanto al caminetto, Peppa e George raccontarono entusiasti come avevano costruito il loro pupazzo di neve. Poi si misero comodi con le loro tazze fumanti e guardarono fuori dalla finestra. Il pupazzo era ancora lì, immobile nel giardino, ma sembrava quasi vivo, come se stesse sorridendo anche lui per quella splendida giornata invernale. Con la cioccolata calda tra le mani e i sorrisi sui loro volti, Peppa e George si sentirono felici e soddisfatti, concludendo così la loro magica avventura. Che storia invernale meravigliosa! Se fuori dalla tua finestra c'è la neve, corri subito a fare un pupazzo, proprio come Peppa e George. E se non c'è neve, niente paura, prendi i colori e disegna il tuo pupazzo di neve sulla carta. In ogni caso, l'inverno è il momento perfetto per essere creativi e divertirsi. Ma la nostra avventura con Peppa e George non è finita. Ora sta per accadere una vera magia. Tada! Il cielo è diventato azzurro. E per finire il disegno aggiungiamo tante bei fiocchi di neve. Più neve, più divertimento.
Ecco fatto! Il nostro simpatico pupazzo di neve è pronto a vivere un sacco di avventure con Peppa e George. Grazie per aver disegnato insieme a me. È stato un vero piacere creare questa scena magica con voi. Non dimenticate di mettere un bel like, così il nostro pupazzo di neve saprà che vi è piaciuto tanto. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi disegni. Ci vediamo presto, ciao ciao!